Benvenuti su techbeam.com. Oggi abbiamo un autoradio primi anni 80, una Caron 946 HP, un modello molto raro, era un modello top di gamma, veniva montato anche come optional su alcune Jaguar. Andiamo a vedere innanzitutto, come al solito, la parte velocemente della connettività. Per quanto riguarda la connettività su questo autoradio anni 80, ovviamente è molto più semplice. Abbiamo la presa di antenna FM, l'attacco con cui viene fissato a telaio che fa anche la massa. Qui abbiamo un connettore che non è un connettore standard ed è diviso in due: la parte di alimentazione sulla destra, questa qui, e la parte degli altoparlanti sulla sinistra. È possibile collegare due altoparlanti sinistra e destra, quindi poi abbiamo il positivo, che in questo caso è di questo colore blu, l'ho contrassegnato infatti per evitare errori. Poi il negativo, che è riportato anche sul connettore, oltre ad essere presente qui questo cavo nero. E poi abbiamo questi due cavi rossi, che in realtà non ho trovato lo schema. Se magari nei commenti avete informazioni in più, non ho trovato informazioni su questi due cavi. Questo è il remote, e il giallo anche dovrebbe essere sotto chiave, però in realtà l'autoradio si accende semplicemente collegando questo cavo blu e la massa. Ok, vi ringrazio. Adesso passiamo alle funzionalità. Ok, procediamo con l'accensione. Come avveniva su molte autoradio classiche, attraverso il tasto del volume. Quindi il tasto del volume faceva sia da tasto d'accensione che da tasto del volume. In realtà, se spinto verso l'interno, fa anche la balance sinistra e destra. Ok, poi c'è questo cursore qui che fa la balance avanti e indietro. Ok, questa è la vice posizione centrale. Come potete vedere, illuminazione color ambra, che si adattava sulla maggior parte delle vetture dell'epoca. Una caratteristica molto rara è il dual azimuth. Praticamente è la possibilità di regolare la testina della cassetta in due posizioni, quindi in orizzontale e verticale, per adattarla meglio alla cassetta. E questa è una caratteristica che pochissimi autoradio avevano e hanno avuto nel corso degli anni. Okay? Poi, come al solito, abbiamo i controlli di tuno, bassi e alti. Queste manopole possono essere tirate verso l'esterno, regolate, bassi, e poi spinte verso l'interno quando abbiamo terminato la regolazione. Ok? Bene, poi abbiamo i classici tasti della sintonia, e i 6 tasti relativi alla memorizzazione delle radio FM. Qui possiamo cambiare banda, FM, radio onde medie e onde corte. Poi abbiamo il loudness, che è una funzionalità presente raramente sull'autoradio anni 80. E poi abbiamo questa bellissima funzionalità, che è la prima volta che la vedo sull'autoradio. Si chiama praticamente la possibilità di memorizzare automaticamente le stazioni che hanno tutte l'autoradio, però questa non sovrascrive le radio già presenti. Quindi vi spiego meglio. Se adesso è disattivata, no? Sul numero 1 ho una frequenza che io ho già memorizzato precedentemente, 87.6, no? Numero 2 88.10. Se poi invece attiviamo questa modalità, che in precedenza ho già premuto per memorizzare le radio precedenti, vedete che sul tasto numero 1 cambiano le stazioni memorizzate. Quindi è molto utile in viaggio, se vogliamo memorizzare in una nuova posizione dove ci siamo spostati le radio più forti che ci sono in quella città. Basta tenere premuto questo tasto, ok,
Come potete vedere adesso fa la scansione in automatico delle radio FM con la migliore intensità radio. Adesso fa tutta la scansione e poi le memorizza. Vedete? Sta memorizzando 3, 4, 5, 6. Ok. Come dicevo, non vanno a sovrascrivere invece le radio che avevo memorizzato in precedenza, così quando poi torno nella città originaria, nella città di residenza, le radio ritornano con la frequenza con cui, diciamo, le avevo già memorizzate. Questa è una bellissima caratteristica. Poi andiamo a vedere anche lato cassette velocemente. Da questo tasto si cambia il verso della cassetta. Mi stupisce la qualità audio delle cassette a distanza di 40 anni, è davvero ottima. Poi ovviamente da questo tasto si può andare avanti e da questo indietro. Poi da qui si attiva il filtro. Ok, e premendo entrambi i tasti viene espulsa la cassetta, ok? Bene, cos'altro dire? Posso concludere che, diciamo, la cosa che mi ha stupito è la qualità audio, sia lato cassette sia lato FM, davvero notevole, non solo considerando la torre dell'epoca, ma anche in assoluto. Diciamo, sicuramente il naturale topo di gamma ha conservato nel corso degli anni le sue caratteristiche. Bene, vi ringrazio e un saluto da techbeam.com.